Bentornati su Stelle Turche Rivelate, il rifugio digitale dove non ci limitiamo a riportare i fatti, ne scoviamo l'anima, indaghiamo le pieghe emotive che sfuggono ai comunicati e ci infiliamo negli interstizi tra i riflettori e le risposte preparate. Qui viviamo per quei momenti che si insinuano nella memoria collettiva e la riscrivono. Quello di oggi non è un semplice aggiornamento su un set o un calendario stampa. Oggi parliamo di un lampo che ha colpito 2 volte nello stesso punto. Parliamo di un istante così imprevedibile, così vivido e così elettrico da risuonare come la svolta di un intero anno. Prima di tuffarci in questo mare di magnetismo e segreti, fate una cosa: entrate a far parte del nostro viaggio. Iscrivetevi, attivate la campanella per restare un passo avanti e, se vi piace l'analisi profonda e appassionata delle stelle che amate, prendete in considerazione l'idea di unirvi alla community con il tasto Unisciti. Il vostro sostegno ci permette di trattare queste storie con il rispetto e la cura che meritano. Adesso, apriamo la porta della stanza dove tutto, all'improvviso, ha cambiato direzione. L'aria nella sala pulsava già di un'attesa particolare, quella vibrazione sottile che precede la presentazione di un progetto importante. Barbactas, un uomo che conosce il linguaggio del palcoscenico come pochi, teneva la scena con la serenità sciolta di chi ha esperienza e controllo. Era lì per presentare il suo nuovo lavoro, un'impresa che nei corridoi dell'industria si sussurrava da settimane. L'eleganza sobria con cui si era presentato sembrava dire: sono qui per lavorare, e sono in pace con ciò che porto. Le prime domande, tecniche e puntuali, gli strappavano sorrisi ironici, il tipo di umorismo leggero che rilassa anche la platea più tesa. Davanti a lui, i microfoni spuntavano come denti frastagliati dalla prima fila, e gli obiettivi fissavano ogni inclinazione delle spalle, ogni pausa del respiro. Per una ventina di minuti tutto scivolò via come da manuale. Bar parlò di archi narrativi, ostacoli di produzione, del brivido nel plasmare un paesaggio emotivo nuovo. I giornalisti prendevano appunti con diligenza, pronti a intessere il racconto del suo ritorno al centro di un progetto, chiedendogli del peso di reggere una nuova storia sulle proprie spalle. Il ritmo era stabilito: domanda, risposta, lampo di flash, professionale, lucido, prevedibile. E poi, l'universo ha deciso di cambiare spartito. Proprio mentre una cronista di un quotidiano nazionale articolava una domanda sulle location, la porta pesante in fondo alla sala ha scivolato sul binario con un fruscio. Nessun annuncio, nessun addetto stampa a fare da araldo. Solo la presenza improvvisa, incontestabile, di Yamur Yüksel. Raccontare come cambia la fisica di una stanza in tempo reale è difficile, eppure è esattamente ciò che è accaduto. Non era soltanto una famosa attrice ad entrare, era lei. Senza preavviso, senza rumore, magnetica. Ha fendente il tessuto di formalità come una lama di luce. In un istante la densità dell'aria è parsa mutare. Le teste si sono girate come un'ondata, i sussurri sono saliti da brontolio a mormorio frenetico, e l'attenzione collettiva si è riposizionata su un unico, invisibile polo. Pochi secondi prima i cronisti dibattevano angolazioni editoriali, all'improvviso hanno abbandonato gli appunti. Le mani non si alzavano più per fare domande, ma per indicare. Il ritmo della conferenza si è spezzato, sostituito da una tensione vibrante che ha inchiodato tutti al bordo della sedia. La reazione di Bar è stata il primo indizio che non fosse una mossa studiata. Niente saluti in cartella stampa. Si è fermato a metà frase, un'autentica sorpresa gli ha attraversato lo sguardo, e poi si è aperto nel sorriso che gli conosciamo bene, quello che conquista dal Bosforo a Barcellona. Le ha fatto cenno di avvicinarsi, con quel gesto semplice e intimo che sembra invitare un'amica a tavola più che una collega su un palco. Chiarissimo, nessuno, e ripetiamo nessuno, l'aspettava. Tutte le fonti che abbiamo contattato lo confermano. E proprio quel grado di sorpresa reale ha reso l'attimo palpabile. Vero, fresco, entusiasmante come raramente permette la comunicazione moderna. Con Yamur, la sala si è scaldata di una luce che non si costruisce con le lampade. Ha salutato con un cenno morbido, poi si è seduta nelle prime file, le gambe accavallate, lo sguardo dritto su Bar, un'attenzione da pari che sostiene. Non ha chiesto un microfono, non ha cercato il riflettore. È bastato esserci, e la gravità dell'evento si è spostata. La stampa, tuttavia, non poteva lasciarla in silenzio. Le domande, fino a un attimo prima tutte su personaggi e scene, hanno iniziato a deviare. Yamur, che sai? Sei coinvolta? È un segnale?
Lei ha giocato con la curiosità della sala, la voce con un'intonazione divertita. Ha ammesso di aver annusato un po' di quello che bolle e suggerito che il pubblico verrà spiazzato, nel senso migliore, dalla direzione del nuovo lavoro. Una frase sola, un sorriso complice, e gli smartphone hanno iniziato a ribollire. Da quel momento, i due si sono mossi in un'armonia che sembrava coreografata, pur non essendolo. Era la memoria muscolare di due persone che hanno passato ore a decifrare l'emozione umana, sul set e fuori. Lui ha tenuto le risposte tecniche con compostezza e una franchezza sorprendente, punteggiando con battute che alleggerivano la sala. Lei, dapprima dal posto e poi in piedi al suo fianco, lo punzecchiava con commenti birichini, con un tempismo perfetto nel far scivolare la formalità in un riso condiviso. Il momento di svolta è arrivato quando un giornalista, percependo la vibrazione emotiva, ha chiesto della loro dinamica. Bar si è avvicinato al microfono, l'espressione pensosa, e con mezzo sorriso ha detto che il tempismo è metà del lavoro, e vedere un volto familiare al momento giusto rende tutto più semplice. Una frase semplice, ma pesante come anni condivisi. Yamura ha annuito aggiungendo la linea che da allora rimbalza ovunque. Il sostegno è già una lingua d'amore, soprattutto quando un amico sta per fare un grande salto. La sala ha reagito con un applauso nato di pancia. Non c'era una scintilla romantica alla vecchia maniera dei tabloid, c'era la connessione profonda di due artisti che rispettano i talenti l'uno dell'altra. Le domande sono fioccate. Chi l'aveva invitata? Era solo di passaggio? Coordinato dalla produzione o altro? Gli organizzatori si sono scambiati occhiate smarrite, come a rispondere senza parole. Nessuna regia. E la spontaneità ha alzato la tensione. Ogni sguardo tra loro è stato catalogato, ogni sorriso incorniciato dagli obiettivi appostati sotto al palco. Fermiamoci un attimo, famiglia di stelle turche rivelate. Una lealtà così, non scritta, è merce rara. Pensate sia stato solo un gesto d'amicizia, o un indizio calcolato in vista di una futura collaborazione? Vogliamo leggere le vostre teorie nei commenti. Se apprezzate questo sguardo ravvicinato, mettete un like. Ci aiuta a portarvi ancora storie come questa. E ricordate, con Unisciti diventate produttori ufficiali dei nostri contenuti. Quando finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di chiedere senza giri di parole se i due potessero tornare insieme sullo schermo, l'energia in sala è scoppiata in una risata benevola. L'elefante, finalmente, era al centro. Bar si è grattato la nuca, quel segnale di modestia che lo tradisce sempre. E ha detto che non poteva confermare né smentire, invitando tutti a restare sintonizzati. Yamur, con la grazia misurata che è la sua arma più sottile, ha aggiunto: quando la storia è giusta, il resto viene da sé. La stampa ha gradito. Le camere hanno divorato. E il web? Il web è esploso. Nel giro di minuti, le loro foto fianco a fianco hanno invaso i social. Le clip del loro botta e risposta sono diventate real, cucite con montaggi dei fan, rilanciate con didascalie che trasformavano l'ipotesi in tendenza. I commenti sono piovuti a migliaia. C'era chi si aggrappava alla nostalgia della loro intesa sul set, chi era solo felice di vederli nello stesso frame. Ci stanno suggerendo il ritorno? È un segnale? Lavoreranno insieme a questo progetto? Le domande hanno rimbalzato nelle timeline e sono salite tra i trend prima ancora che la conferenza finisse. Eppure, nel vortice, l'obiettivo del giorno è rimasto intatto, soprattutto per come loro hanno domato la tempesta. Bar ha continuato a raccontare la sua visione, tirando fuori le ossa del progetto con chiarezza, lasciando abbastanza mistero per stuzzicare l'immaginazione. La comparsa di Yamur non ha distratto. Ha dato colore alla bozza, un rosso vivo su un disegno in bianco e nero. Quando lei ha accennato che la sceneggiatura portava un cuore che batte e scelte coraggiose, è calato un silenzio strano, il tipo che scende solo quando tutti percepiscono una verità condivisa. Poi di nuovo risate, perché non ha resistito a prenderlo in giro per le sue notti in ufficio, il rituale di camminare avanti e indietro per pensare, e l'abitudine di riscrivere le scene all'ultimo. Lui ha accolto con un sorriso, confessando di inseguire il momento in cui una scena, all'improvviso, respira. Durante il Q&A, un reporter ha chiesto se non fosse rischioso concentrare tanta attenzione su un progetto ancora avvolto nel riserbo. Bar ha risposto con voce ferma: la passione porta sempre rischio, ma porta anche slancio. Ha ringraziato la stampa per la curiosità e ha ricordato che ogni storia ha bisogno di spazio per crescere.
Poi ha gettato un'occhiata a Yamure. Per un battito di ciglia, sono parsi complici sulla soglia di qualcosa di grande. Quell'istante è diventato un fermo immagine che ha attraversato i profili social come una cartolina da salvare. Il finale dell'evento sembrava scritto apposta per loro. A conferenza chiusa, la sala non si è svuotata, è avanzata. I fotografi li hanno chiamati per uno scatto insieme. Hanno acconsentito, affiancati davanti al fondale, bar leggermente angolato verso di lei, la mano di Yamura appoggiata con naturalezza lungo il fianco, entrambi rilassati, sorridenti. Flash su flash hanno catturato una sicurezza pacata negli sguardi, storia condivisa, presente elettrico, e la promessa, palpabile, di ciò che potrebbe arrivare dopo. Quelle foto hanno corso più veloci di qualsiasi nota stampa. I giornalisti che fino a poco prima annotavano meticolosamente hanno riassunto tutto in una riga. Il momento più discusso del mondo dello spettacolo. Non solo nel box fotografi, però. Dietro le quinte si mormorava che anche la produzione fosse stata colta di sorpresa. Un tecnico, ancora con la cuffia al collo, avrebbe detto: non era previsto, ma era esattamente ciò che serviva all'evento. Un altro ha osservato che l'energia in sala era raddoppiata appena lei aveva varcato la soglia. E quell'energia è arrivata ai fan. I commenti hanno celebrato la naturalezza del loro rapporto, la loro calda umanità, e la cura con cui rispettano il lavoro dell'altro. In tanti hanno ripetuto un desiderio che suona come un coro: devono ritrovarsi in una nuova storia. La stampa non ha mollato la presa. State lavorando ufficialmente a qualcosa insieme? La porta è aperta? Esiste già una sceneggiatura, pronta da annunciare? Lui ha riso. Le porte sono sempre aperte quando bussa la storia giusta. Lei ha aggiunto, con un lampo negli occhi: a volte la storia giusta bussa più forte del previsto. Quello scambio è rimbalzato ovunque. Le fanpage l'hanno trasformato in titoli, didascalie, persino in bozze di merchandising nel giro di ore. Le curve delle tendenze sono salite. La clip è stata dappertutto entro sera. Quello che doveva essere un incontro con i giornalisti è diventato una tappa. Chi era entrato per estrarre 2 punti chiari per l'articolo è uscito con una memoria viva. Chi si era connesso per la solita diretta ha assistito a una scintilla impossibile da imitare. E, anche quando la sala si è svuotata e le luci si sono abbassate, le domande hanno continuato a vibrare come un coro che non svanisce. Si uniranno di nuovo? Quella chimica, tanto evidente sullo schermo e innegabile in presenza, troverà un varco in un progetto nuovo? Nel silenzio dopo le telecamere, qualcuno vicino al team ha sussurrato che Yamur fosse arrivata solo per sostenerlo, decisione presa di sua iniziativa, entrando senza clamore. Se è vero, e tutte le tracce lo indicano, la sua presenza non è stata una mossa tattica, ma un atto di solidarietà. Forse per questo l'incontro è sembrato così vivo. Non programmato. Sentito. Vi lasciamo con questo pensiero. Un appuntamento che poteva scorrere ordinario si è incendiato perché una persona è entrata e tutto è cambiato. Barbactas ha tenuto il palco con grazia. Yamur Yüksel ha trasformato un pomeriggio in racconto. Grazie per essere stati con noi su Stelle Turche Rivelate. Non dimenticate di iscrivervi, lasciare un like e unirvi alla community per le nostre analisi esclusive. Alla prossima, tenete lo sguardo fisso sulle stelle.